Quante volte alla stazione Termini uno dice se c'era la polizia americana chissà che gli ha fatta a quelli, e oggi, cari amici, vi ho portato un poliziotto americano, precisamente canadese, uno che ha lavorato sotto copertura, uno che ha lavorato contro le mafie, perché in Canada mi raccontava ce ne sono tante, e mi ha portato pure un bel regalo. Guardate che bellezza, regà, cioè se è vero quello che dicono relativamente alle polizie degli altri paesi, tra l'altro lui, oltre ad aver lavorato 35 anni nella polizia, ha anche parenti nella polizia italiana, sì. Perciò tante cose. Restate e vi racconteremo una novità, secondo me, perlomeno sul mio canale, qui dai portici più disagiati della stazione Termini, perché la prima cosa che hai visto quando sei arrivato è sti portici, bottiglie rotte, gente che purtroppo non sta bene, magari anche che dorme a terra. C'ho un biglietto da visita che tu, che Roma comunque la conosci, tu sei italo-americano, nato in Canada, cresciuto in Canada, hai fatto tutte le scuole lì, hai provato a tornare in Italia e alla fine stai qua oggi con noi per raccontarci. Com'è il tuo nome? Pietro. Tu, nato in Canada, nome italiano, cognome italiano, Genitori migranti, e hai deciso di fare il poliziotto fondamentalmente in Canada, sì. In Canada. E com'è fare il poliziotto in Canada? Poliziotto è come qui in Italia, è il più bel lavoro perché vedo un teatro a prima linea della vita. L'essere umano è quello che può fare un essere umano, nessuna bestia lo può fare. Cioè l'essere umano è il più cattivo degli esseri, fondamentalmente. Sì. Ma hai detto, hai lavorato sotto copertura? Un anno sotto copertura. Ho fatto 15 anni di pattuglia al centro della città di Montreal, poi ho andato ispettore di polizia. Lì in Canada, diversamente d'Italia, devi cominciare dalla base, agente, e poi i gradi, andando a scuola, e poi con l'esperienza prendi i gradi, non è che vai la laurea. Si fa la gavetta. Si fa la gavetta. Poi ho lavorato antimafia. Per decina d'anni la mafia, mi sono specializzato sulla mafia italiana. Io sono stato in Italia spesso molto per lavoro con inchiesta con la polizia italiana, i carabinieri, poi i grandi poliziotti italiani, ispettori, uno mi viene in mente adesso, Giovanni Natella, D'Urso della Sicilia, Manganelli, che è diventato pure capo della polizia. Un grande. Ma il fatto che tu hai fatto l'antimafia è perché eri italo-americano o perché l'hai fatto per meriti? No, ho cresciuto in un quartiere italiano a Montreal e poi ho visto quello che faceva la mafia, perché la mafia sfrutta il loro proprio popolo all'estero, se la prendono con gli italiani, i commercianti italiani, non è che vanno a disturbare il cinese o il francese. Va bene, se parliamo io parlo del pizzo, quei tempi, anni 70, 80. Ma c'è anche il pizzo adesso in Canada? Sì, lo stesso come in Italia, anzi la mafia ha cambiato adesso in Italia, non è più la prima generazione, è la seconda generazione, hanno investito i soldi sull'edilizia, i più grandi contratti sono le ditte italiane e a parte i soldi della mafia non sta più sulla droga, l'importazione di droga, è sugli appalti pubblici, lavori pubblici, investimenti. Che uno pensa che in Italia è così, ma tu mi stai dicendo che anche in Canada la mafia è permeata nella cosa pubblica. Sì, guarda, l'Italia è in avanguardia riguardo alle inchieste sulla mafia. Hanno dimostrato al mondo che la mafia italiana è potente, va bene, però quegli altri paesi dell'Occidente non seguono, è solo l'Italia che ci mette tutto gli sforzo per combattere la mafia. All'estero non è così, anzi all'estero approfitta delle leggi italiane, perché il mafioso in Italia non è che investisce in Italia, va fuori, fa il giro dei soldi, si fa i soldi e arrivano in Canada, negli Stati Uniti. E poi i reati, per esempio uno che associazione mafiosa non è riconosciuto in Canada o negli Stati Uniti, allora un latitante può essere nascosto in Canada, però l'estradizione non si può fare perché non è un reato che è riconosciuto lì. In Canada, bravo. Cioè giocano sulle leggi lì dove possono essere più utili e meno utili. Certo, e poi la mafia oggi, la mafia anche la cravatte. Noi abbiamo un fenomeno da 20 anni che sta cominciando in Italia, perciò abbiamo parlato prima, delle bande di strada, i gruppi giovani che sono pericolosissimi, street gang, Street gang. qui le chiamano baby gang. Qui baby gang perché sono giovani. Sono giovani,
e sono molto pericolose. Ogni giorno quasi c'è sparatoria a Montreal, è una cosa, guarda, è un fenomeno che gli italiani credono che hanno solo loro e i senza tetti. Noi a Montreal, la popolazione di quasi 4 milioni, abbiamo 5.000 senza tetti. E negli occhi internazionali, all'estero, l'Italia passa per un paese di delinquenti. Infatti non è vero, la criminalità violenta è la metà in Italia che il Canada. Cioè, questo fa riflettere, nel senso, io il Canada l'ho sempre immaginato un paese molto civile, un paese dove difficilmente c'è corruzione o altro. Tu mi stai dicendo più senza tetto, più una criminalità violenta, in particolare le baby gang o le street gang nel vostro caso. Guerre di mafia. Guerre di mafia che ci sono, il riciclo e addirittura dei reati depenalizzati, tra virgolette, come associazione mafiosa, eccetera, che permettono di nascondersi in Canada rispetto magari all'Italia. Una statistica, dal 1970 a oggi ci sono stati più di 400 omicidi direttamente legati alla mafia italiana. Va bene che il mondo dopo ha cambiato, sfortunatamente con la morte di Borsellino e Falcone, dei grandi, prima c'era la mano nera, ma negli anni 70 controllava i calabresi, i famosi Catroni, Vincenzo Catroni, e dopo i siciliani hanno venuti a fine anni 70-80, hanno preso controllo dell'importazione della cocaina, lì ha cominciato un casino. Comunque oggi c'è un'evoluzione della mafia, cioè oggi portano ai gramati, avvocati, imprenditori, non è più la mafia degli anni 50-60, sì hanno i soldati su strada, però è completamente diverso. Il Canada ha vissuto la prima epoca, diciamo quella d'oro della mafia, la prima immigrazione. Come è stata vissuta lì in Canada? Perché gli Stati Uniti ormai è storia nota, dai romanzi tipo Il Padrino in poi se ne è parlato in tutti i modi degli italoamericani che arrivavano, facevano, mettevano su associazioni mafiose. E invece in Canada com'è stata la genesi? Guarda, in Canada la mafia ha preso il potere, mio bisnonno è stato in Canada nel 1902 e si parlava già di mafia. La mano nera. Mano nera. Sì, il termine mafia è cominciato negli anni 50-60, però la mafia approfitta dell'ignoranza del paese che lo ospita. Quando c'era molto razzismo negli anni 60-70 in Canada, poi oggi c'è il razzismo contro gli italiani, contro la gente, per una piccola percentuale. La mafia ha fatto anche di bene, nel senso che quando è uscito sui giornali la mafia italiana c'era sempre quel dubbio, forse un ragazzo che il padre è mafioso, allora non ti picchiava nessuno per strada, hai capito? Allora c'è quell'aspetto anche, però il 99% hanno fatto del male per l'italiano e per l'immigrazione italiana. La mafia da un certo punto di vista ha anche reso pubblica lo status dell'italiano, perché il Canada era molto razzista con gli italiani quando arrivavano. Sì. Anch'io quando ho cominciato in polizia c'era il razzismo. Anche a fine carriera lo stesso, non capiscono perché un italiano vuole combattere la mafia italiana. E io dicevo perché la polizia in Italia che sono polacchi, vedi c'è questa ignoranza anche. Tu addirittura sei stato vittima di una vendetta da parte della mafia, nel senso che la mafia non è venuta alla mafia direttamente ma ha soldato le famose street gang. Sì, hanno mandato, credo che è stata la mafia o qualcuno a casa, 5 persone sono presentate la mattina alle 10 della mattina, 3 anni fa. Hanno bussato alla porta, io apro la porta, 5 mi hanno aggredito 5 persone, mia madre stava lì sotto, dopo hanno anche spento lei, hanno provato a spararmi, però la pistola non era partita. Cioè addirittura ha sparato dentro casa? Ha sparato per l'arma, si è aggiabbata. Cioè è estremamente violento, Sì. Cioè in Italia una cosa del genere non si è mai sentita, che andavano a casa un poliziotto per vendetta e gli sparava. Cioè al di là dei grandi casi, ecco, che ci sono stati in passato, ultimamente mai così violento. Nel passato ho ricevuto dei avvertimenti, una volta ho ricevuto una corona da morto, fiori da morti a casa, però fa parte del lavoro, fa parte del mestiere. When you stir shit it smells, in inglese dice, quando stai in mezzo a quella gente è normale che disturbino. Non solo io, eravamo
d'origine italiana una decina, poi altri poliziotti a New York e Toronto. Hai fatto, mi hai detto, una fase da poliziotto normale, una da investigatore, perciò togli la divisa, non vai più in pattuglia, ispettore, indaghi sui casi. Diverso da qui è il magistrato che fa richiesta, da noi è l'ispettore e poi quando hanno le prove presentiamo al magistrato, al pubblico ministero. Ma voi gli portate proprio, diciamo, il pacchetto finale? Non è lui che dirige l'inchiesta, è l'ispettore di polizia. E secondo te è meglio così o come si fa in Italia? No, è meglio da noi. Meglio da noi perché il magistrato non ha il feeling, la conoscenza della strada come l'ispettore c'ha. Io passavo i giornate e le notti, conosci tutti al centro di Londra, informatore, quindi però in Italia funziona. Noi il sistema inglese, nel senso che ogni città c'è il corpo di polizia, non è come l'Italia. Che c'è una polizia centrale. E poi a Roma c'è i carabinieri, la polizia di Stato. Noi un corpo di polizia a Toronto, uno a Montreal. E le regioni sono fatte fuori dai centri urbani, sono le polizie provinciali oppure le giubbe rosse. Io difendo sempre la polizia italiana perché sono in avanguardia la scientifica italiana, tutta. La sola cosa negativa che non è la colpa degli agenti e del governo, che vedo i poliziotti senza giubbotti antiproiettili, non sono armati abbastanza. Si prende sotto gamba un pochettino la protezione del poliziotto. Sì, e l'addestramento, vedi io sono fortunato fino adesso, sono sicuro, speriamo di no, fra 3-4 anni vedremo come in Canada e Stati Uniti molto. Cioè, secondo te tra un po' l'Italia avrà delle gang violente che spareranno sulle strade? Sì, perché la cultura di dove vengono i paesi loro è diversa da quella italiana, da quella portoghese. C'è un rispetto per le autorità in Italia, anche se il mondo crede che l'Italia è un casino, no, c'è un rispetto ancora per la divisa, ma quest'altro popolo che entrano vengono dei paesi dove in realtà le leggi sono diverse e l'autorità non è rispettata, è corrotta. Il sargento detectivo, dopo io ho finito tenente. E lì hai seguito qualche caso particolare che ti ha appassionato, che ti ha detto lo voglio risolvere? Ho arrestato il capo della mafia italiana, Vito Rizzuto. Lì a Montreal? Sì, a Montreal, che controllava tutto il Canada. Addirittura tutto il Canada controllava? Era la sesta famiglia di New York, lui apparteneva alla famiglia di Bonanno a New York. Era stato uno dei più grandi. Dovrete capire che la mafia, secondo me, di Montreal, della prima generazione, era molto più potente di quella americana, molto più potente. I più grandi Rothschilds della mafia nel mondo, i Caruana Contreras, di Montreal, Toronto, di Rizzuto, di Montreal, Toronto. In Canada c'è questa forte presenza mafiosa. Tu pensa che io personalmente ho sempre creduto che il Canada fosse un posto tranquillo? 30 anni fa. Quando uno diceva vado in Canada che è un posto tranquillo, invece... Ma questa è la mentalità anglofona, è che non fanno sapere quello che succede. Meno si sa, meglio è per loro. Come Machiavelli, il principe diceva, l'ignoranza del popolo. Domandi a qualcuno in Canada, quanti omicidi ci sono, non sa rispondere. È il doppio di Roma, i reati violenti è il doppio. Ma ci sono anche rapine, borseggi? Sì, lo stesso come qui, lo stesso. Per me mi sento a casa, anzi senza tetti qui a poco, se venite a Montreal, a Toronto. Vabbè, diciamo oggi sei fortunato perché qua prima era una distesa ai senza tetto. Dopo sono stati sgomberati ma sono stati spostati, perciò è vero che adesso ti sembra un po' meglio e qui si è ripopolato di turisti e adesso finalmente vediamo passare tanti turisti, ma non era così prima. La sporcizia lo dimostra perché qui ancora la sera è un luogo non accessibile, ce lo confermano anche qua i proprietari del bar. No, Rizzuto sta a Montreal, Vito Rizzuto a Montreal. Nel 2005 era un mandato di cattura degli FBI e l'abbiamo catturato lì a Montreal, però per i omicidi commessi nel 1981. Allora, contro i mafiosi, a parte dell'Italia, nessun altro paese
hanno fatto un granché. Cioè l'Italia è forse uno dei paesi più all'avanguardia nella lotta alla mafia. Senza Vuoi dubbio. anche per quello che è successo in Italia, se Certo. pensiamo al maxi Falcone, processo, Falcone Borsellino, Chinnici, della Chiesa, possiamo della dire. Chiesa, hanno toccato direttamente proprio lo Stato, Stato. perciò vai a toccarli per forza rispondere a quel punto. Infatti lo Stato è riuscito poi a dare una risposta a un certo livello. Poi si è parlato anche di trattativa Stato-mafia, perché un po', io come ti dicevo, l'idea che sia in Italia è che non esistono questi reati così violenti, proprio perché si sta più tranquilli in Italia. Adesso il motivo per il quale si sta tranquilli, sono molteplici i motivi per i quali si sta tranquilli, perché in quelle situazioni specifiche sanno agire. È anche vero che, come hai detto tu, meno se ne parla, meno casino si fa e più si riesce a operare bene. Certo. Se uno si mettesse a sparare tutti i giorni, nessuno lavorerebbe più, ci sarebbero tanti controlli e allora ci sarebbe una stretta importante. E poi da noi c'è un altro fenomeno che in Italia ci sono, però abbiamo i Hells Angels, squadre di motociclisti che controllano. Adesso a Montreal sono loro che hanno il controllo, i capi sono d'origini italiane anche, però le mafie in Canada, i motociclisti Hells Angels, mafia siciliana, calabrese, entrambi. Poi abbiamo i colombiani, arabi, di origine haitiani, street gangs, che hanno il potere. E l'accordo non ci può mai stare come qui in Italia. Perciò c'è una guerra tra di loro. Certo. Ma questa cosa della banda dei motociclisti, che da noi è una novità, nel senso che l'abbiamo vista solo nelle serie TV eccetera, cioè è una vera e propria mafia. Sì. Cioè sono organizzati con una struttura, hanno le armi, guadagnano, hanno commerci. Miliardi, loro guadagnano sulla distribuzione della droga. Settori al centro città mettono il loro spacciatore tale locale, ecco un altro spacciatore può andare, tutto controllato, come facevano gli italiani 20 anni fa. E poi il prestito del denaro, L'usura come da noi. L'usura, bravo, che ti do un esempio, qualcuno che mette $100.000 su strada, mettiamo 100.000 euro, un anno rapporta 1 milione. Ah, una faccia. Al 5% alla settimana, fai il calcolo e riddoppia sempre. Ovviamente loro usano metodi violenti, Certo. perché il motociclista di per sé già fa paura, perciò è più facile gestire anche la restituzione di prestiti importanti. Sì. Poi la mafia italiana, lì le banche sono private, allora la mafia italiana addirittura ha provato a comprare una banca. La mafia può comprare una banca lì? Sì, una ditta di finanziamento e il codice penale canadese permette fino al 59%, che è legale, interessi fino al 59% all'anno, è una cosa ridicola. Sì, è un valore folle, perché in Italia basta superare piccole percentuali e già si entra nell'usura, figuriamoci lì il 59% di interesse sì, è legale. È legale. E forse per quello allora le mafie investono in Canada, perché questo è tra virgolette una scappatoia per poter fare prestiti ad usura legalmente, sì, comprando la banca, comprando la società finanziaria. E poi chi ha i vizi, c'è i casino dappertutto, chi ha i vizi, si mette d'accordo con il direttore del banca, se va Simone e Pietro lo rifiuta e va a vedere quello che gli presta. Ah, ok, i direttori di banca possono istradare verso l'usura. Sì, perché fa parte sul giro anche loro che dice guarda, va a vedere quello che ti aiuta, al 30%, quello che sia. Con quale organizzazione hai avuto più problemi? La mafia, motociclisti, i colombiani, un po' questi che mi hai elencato nella tua carriera da poliziotto? Io di più con la mafia no, perché la mafia c'è un po' di rispetto per le forze dell'ordine e la loro filosofia è fai il tuo lavoro, fallo bene e ci puoi parlare, o puoi chiamare qualcuno del sud, dice guarda, con altri gruppi etnici non c'è dialogo per niente, e lì è il problema. E poi oggi da noi come in Italia la polizia ha cambiato molto, non so più poliziotti nel senso dello termine, che sono diventati lavoratori sociali, non sanno più il ruolo, non si capisce più il ruolo del poliziotto, perché il popolo dice no, è troppo violento, devo fare la prevenzione, però ci vuole la repressione anche. E qui in Italia il poliziotto ha paura di reagire. Sì, è vero, te lo confermo, perché poi lo senti anche da loro, cioè il fatto che oggi il poliziotto deve parlare con la persona,
capire, in certi momenti secondo me è impossibile, in momenti di tensione, momenti di difficoltà, la figura del poliziotto dovrebbe, non dico repressiva, però devi avere paura. Deve paura. Devi far paura. E il poliziotto prende la decisione in una frazione di un secondo e dopo siamo i milioni a giudicare in televisione sul sofà. Se ha fatto bene o se ha fatto male, non essendo il nostro mestiere tra l'altro. Certo. E invece in Canada il poliziotto ha questa facoltà di agire velocemente, non essere poi incriminato? No, lo stesso come qui. La polizia adesso risponde ai chiamati e basta, non vanno più interventi, specialmente se persone di colore, perché gridano subito razzismo, lui c'ha una famiglia, c'ha il mutuo, immediatamente è sospeso per inchiesta. Vedi, stiamo arrivare a quel punto, l'Italia arriverà a quel punto, allora fa il minimo. Cioè un poliziotto in Italia che guadagna poco rischia la sospensione, nella sospensione perde lo stipendio, ha un mutuo, ha una famiglia a mantenere, ovviamente ci pensa 10 volte a fare una qualsiasi cosa. Ed è noi lo stesso, mettendolo così, in quella posizione, si mette anche lui in pericolo perché ci pensi 2 volte prima di estrarre l'arma, di mettere le mani addosso a qualcuno. In Canada quali sono le sostanze più utilizzate sia dai giovani che anche dai meno giovani? Dal 2016, se mi sbaglio un anno o 2, la marijuana è legale. In Canada la marijuana è legale? Allora vai a un negozio dove la vende, se hai 18 anni e più e la compri. Però se al negozio il monopolio del governo la vende a $20, il contrabbando la vende a 10. Allora ha creato un altro problema il governo. C'hai 2 produttori, quello produttore legale e quell'altro illegale, perciò si continua a produrla e si cerca di venderla a un prezzo più basso. Dopo la cocaina adesso ce ne sta tanta, perché con le nuove mafie non toccano più tanto, non vanno tanto più in spaccio di cocaina, heroin, l'eroina e le nuove droghe. Ecstasy, in Francia adesso leggevo, cioè i colleghi francesi, c'è una nuova droga, la zombie, la prendi una volta sei finito, è un zombie, e sta arrivando in Canada. Poi abbiamo quella che c'è in Italia, Fentanyl, sì. È una Fentanyl, cosa, ho visto negli Stati Uniti, è una cosa paurosa, incredibile, perché poi il fentanyl, essendo un antidolorifico, un oppiaceo sintetico, ha portato delle persone che non avevano nulla a che fare con la droga semplicemente perché lo avevano preso, ma era successo anche col Vicodin prima, persone che dice per un dolore gli è stato prescritto e da quel momento poi a usarlo sono diventati dipendenti, non trovandolo più in alcuni casi hanno ripiegato sulle altre sostanze o comunque altri oppiacei che gli hanno dato la possibilità di... È una statistica del Canada, 1200 morti, overdose. 1200 morti di overdose. Giovani dai 18 ai 40 anni, è una cifra enorme. Ho visto anche dei filmati di alcune strade del Canada dove c'erano stile Kensington Road, persone proprio tutte buttate a terra in preda alle varie droghe. Esatto. Sì, Vancouver, Toronto, anche a Montreal. Allora Italia, in questo, se facciamo un paragone, sta molto dietro ai problemi nostri e speriamo che un giorno deve prevedere adesso. Vanno prevenuti prima che succeda una cosa simile. Sì. Mi dicevi anche che la mafia in Canada ha coperto 2 settori un po' all'avanguardia, che sono l'online gamble, perciò il gioco d'azzardo online, e le criptovalute. Perché con la criptovaluta è facile far riciclare dei soldi, fondamentalmente. E poi il Canada, se viene $1 milione all'estero, fa l'inchiesta dell'ultima provenienza, se viene da Malta e basta. Se il giro hanno fatto Israele, Luxembourg, Francia, non è importante. È facilissimo entrare i soldi in Canada. E poi una volta in Canada li riciclano lì. Sì, investono sugli appartamenti, palazzi, ditte. Ma infatti poi Falcone fu uno dei primi che fece queste indagini all'avanguardia seguendo il flusso del denaro. Non dobbiamo infatti... La mafia in Italia a un certo punto si è sentita un po' alle strette, perché poi Falcone
faceva convegni ovunque per parlare di questa lotta alla mafia, come era strutturata, perché essendo all'avanguardia, essendo poi diretto lì sul campo, vedeva realmente il nascere dei business mafiosi che si sviluppavano in tutto il mondo. Sì, e si dice che 80% delle ditte multinazionali che sono basate a moda sono infiltrate dalla mafia. Ma c'è un altro aspetto: gli ebrei hanno la mafia loro. Cioè gli ebrei hanno una loro mafia. Sì, perché l'italiano senza l'ebreo non va niente, perché quando riguarda i soldi, il finanziamento, è loro che dirigono tutto. Chiamiamola criminalità classica, c'è la mafia, poi per la mafia violenta ci sono le street gang, quelle che si sporcano le mani. Per ogni, diciamo, provenienza c'è una mafia differente, no? Sì, certo. Quella colombiana è un'altra organizzazione. Colombiano, loro hanno il prodotto, però gli israeliani pagano con i diamanti, loro controllano i diamanti nel mondo. Allora un diamante piccolo così può valere 10 milioni di dollari. Svariati carati. A trasportarlo non è niente. L'arte è rubata qui a Roma, anche ritrovata a Montreal, l'arte. Allora non è solamente soldi di carta, ma è tutto un giro complesso. Il cittadino normale, onesto, non è corrente. Cioè inizialmente la polizia era più incisiva. Sì. Perché noi ci immaginiamo la polizia americana, la polizia canadese che subito interviene. 30 anni fa, 35 anni fa, le leggi sono cambiate, adesso non puoi, ci vuole i guanti bianchi per fare tutto. Tu hai avuto da subito l'idea di entrare in polizia o prima di fare il poliziotto hai fatto altro? No, da piccolo. Ah, tu sei entrato in polizia praticamente subito? Sì, odiavo quella gentaglia dei piccoli mafiosi, dove vivevo io, vedevo quello che faceva, rovinato, ho perso amici per droga e niente, ho entrato proprio con quel scopo per combattere, cambiare Cioè qualcosa. è stata proprio una scelta di vita? Sì. Non è, dici, sai, no. devo sbarcare il lunario, infatti per quello hai fatto carriera anche, sì, no? Sì. Una vocazione, come un Tu ti prete. sei congedato da, ma hai detto tenente? Tenente direttivo, sì. Tenente direttivo. Lieutenant detective. Tenente detective. Yes, E è vero che se uno non vuole rimane agente per sempre, può andare in pensione da agente? Sì, come no. Non c'è la crescita automatica? No, per scelta. C'ho un cugino lì, ha scelto 25 anni, non voleva sapere niente del sargento, niente. Perché tu più sali, più rischi, certo. Più vai a mettere le mani, sai, in... Fai il lavoro semplice, 8 ore. Lavoro semplice, perciò chi ruba lo fermi, se non ruba non fermi nessuno, non indaghi, fai pattuglia. È da dire che il lavoro più pericoloso è quello su strada, in divisa, perché non sai mai a condire. Perché lì c'è una criminalità di strada violenta. Violenta, non sai chi è. Perciò in qualsiasi momento possono colpirti. Sì. E per quello tu dicevi dei giubbotti antiproiettili in Italia. Non capisco perché il governo non forniscono ogni poliziotto un giubbotto antiproiettile. La spesa è minima. Certo, no, io credo anche che, visto che non succedono tanti fatti di aggressioni armate in Italia, lo stesso agente sia anche un po' restio, perché comunque lavorare 8-10 ore col giubbotto antiproiettile addosso. Beh no, quella pesa 1 chilo. Da noi d'estate fa 40 gradi con l'umidità. Ma l'inverno fa anche temperature rigide. Però arriverà un giorno che succederà qualcosa e vedo spesso i video. Beh, se ritornano gli anni come gli anni di piombo in cui veramente si doveva girare con i giubbotti antiproiettile. Senza dubbio arriverà qui. Scorte armate, controlli anche a un certo livello. La mia percezione è che si è un po' ammorbidito dal punto di vista della minaccia, quella seria armata in Italia, cioè si vive molto tranquilli a dispetto di, come quello che dicevamo prima, no? Anche tu me lo confermi, l'Italia da questo punto di vista è molto tranquilla, c'è più una microcriminalità incontrollata, anche povera, no? Di chi viene col taglierino, di chi viene con la lametta, di chi viene col cacciavite, c'è anche armi improprie, il martello, le nuove droghe che ti portano purtroppo a fare anche atti così scellerati per pochi soldi, diciamo la criminalità quella povera. Povera, sì. All'estero ci sono giornali italiani, io sono sovvenzionati dal governo italiano che fa quello che dice la mafia. Non vedi mai un articolo contro la mafia o
mai. È raro che parlano di mafia perché hanno paura. Però sono giornali italiani all'estero. Poi il governo italiano le paga, mandano i soldi per promuovere la cultura. Ok, perciò ci sono questi giornali all'estero che sono promossi dal governo italiano, ma non parlano delle mafie che ci sono per esempio lì in Canada. Mai. Mai. E questo perché hanno paura? Hanno paura perché i ditte mafiose fanno pubblicità su quei giornali. C'è un interesse. E allora anche lì controllano anche la media italiana, il mass media, ti fanno vedere altre cose e vendicano. Ma invece le giubbe rosse canadesi sono un corpo nazionale? No, è un corpo federale. Federale. Non hanno giurisdizione dappertutto. Dove non c'è la polizia, Montreal, Toronto, Vancouver, vanno loro. Però hanno giurisdizione sull'importazione di stupefacenti, immigrazione e altri compiti internazionali. Non fanno compiti di polizia normale? Sì, fuori Montreal, fuori i grossi centri fanno un po' come i carabinieri, a regione. E tu che sei poliziotto di Montreal, se vai in un'altra città non sei più poliziotto lì in teoria? No, fuori provincia no, dopo che succede? Io ho fatto 5 anni che giubbe rosse, prestito di servizio, ti mandano per giubbe rosse. Per esempio, c'è stato un evento a Toronto, COP20, tutti i G20 prendono i poliziotti a Montreal, Toronto. E lavorano tutti insieme. C'è una libertà di avere le armi come negli Stati Uniti, qualunque cittadino può avere l'arma, o è più difficile in Canada? È molto più difficile. Però, siccome la frontiera canadese con gli Stati Uniti è 4.000 km, ci sono le riserve di indiani che loro non hanno frontiera. Gli indiani possono stare sia negli Stati Uniti che in Canada. Attraversano liberamente. Poi c'è un altro problema che ha creato il governo canadese, che le ditte, i camionisti, i tir, c'è un problema che si chiama Nexus, non vanno dogane tra Canada, passano e basta. Allora è un territorio vasto. Cioè gli Stati Uniti sono fondamentalmente un bacino a cui attingere per le armi. Le armi, sì. È facile avere armi e sulla strada trovi tante armi magari importate dagli Stati Uniti. E adesso c'è un altro fenomeno in Canada, i poliziotti ultimamente hanno quella tecnologia, si chiama tridimensione, ricopiano una berretta oppure la smettono. La stampante 3D. 3D, fanno una pistola a un colpo magari, però a due, però la fanno. Possono stampare le armi in 3D con le famose stampanti 3D, scelgono i materiali, magari durano un colpo, 2 colpi, però tu comunque puoi sparare. Questa per esempio in Italia non è, perlomeno non l'ho mai vista o comunque sentita, e invece è io avevo fatto un'inchiesta, non so se c'è qui in Italia, dove la gente vanno una fine settimana a sparare con un gruppo di soldati nel bosco, una squadra con... Soft air, quelli che si sparano con le armi a pallini. Bravo, allora dove facevano queste armi, ho sequestrato più di 100 armi che produceva anche armi vere. Vere. Cioè chi faceva le soft air poi replicava anche armi che potevano sparare colpi veri. Sì. E questa è un'inchiesta che tu hai seguito da poliziotto? Sì. Tante inchieste come una delle. Hanno mai provato a corromperti come poliziotto? Cioè qualcuno tu l'hai beccato, non ti preoccupare, ti do 10.000, 100.000 dollari, lasciami andare? No, sai perché loro studiano prima chi sei. Ci sono i poliziotti corrotti, io e altri colleghi di Feo, Cacchione abbiamo denunciato la corruzione della polizia, che sapevamo da anni che era corrotta, e anche la mafia, è la mafia che ce l'aveva detto, guarda che quello. Allora la mafia ha l'intelligence, come noi la polizia, sa quello che è corrotto. Ok, sanno a chi possono offrire i soldi, sì. O comunque sanno dove possono andare a sondare se corrompere, sì. Cioè non è una cosa che fanno all'ultimo, ma no. È pianificata. È pianificata, se veniva da me ti do 100.000 dollari per esempio, l'arrestavano un'altra accusazione. Gli davi un'accusa in più e perdeva pure i 100.000 dollari che ti aveva offerto. Perciò tu quando hai denunciato gli altri poliziotti hai avuto problemi? Tanti, non solo io. Tra colleghi è più complicato? Avevamo le prove, qui il governo ha preferito accantonarle, perché sarebbe venuto fuori uno scandalo. Sì. Succede anche questo, cioè sì. Si cerca di insabbiare certe cose perché poi uno dice ma come i poliziotti erano corrotti, è un bel problema. Comunque guarda, da quello che tu mi stai dicendo, cioè non è che sto rivalutando l'Italia, però da una parte mi hai dato delle brutte notizie, nel senso che il Canada
che reputavamo un posto abbastanza tranquillo, in realtà sta peggio dell'Italia sotto certi aspetti, forse su altri, per esempio, che ne so, lo stato sociale, il fatto che ci sono sti senza tetto che stanno anche a temperature rigide, vengono aiutati lì? Sì, hanno i rifugi, poi la polizia. Sono 5.000 e loro, guarda, oggi è tutto sotto, dice, malattie mentali, la maggior parte è causa di droga, alcol. Hai capito? Oggi è 2023, diciamo, hanno i problemi mentali, però che è la causa? È sempre la droga, quindi la droga. Che poi sfocia anche in malattia mentale a un certo punto. Certo. I giovani, io parlo dei giovani, questo fascino dell'America, New York, che non ci capiscono, guarda. Cioè i giovani hanno un fascino, una fascinazione negli Stati Uniti, le grandi città. L'incontro lì spesso in Canada, a Montreal, a Roma, che fanno i lavapiatti. Dico, in Italia non potevi fare quello. Una domanda che non c'entra niente con la criminalità. Il mangiare, no? Tu vieni in Italia, ci passi pure diversi mesi, no? C'hai la casa e tutto quanto, e ci hai passato tanti anni. Qual è la differenza quando vieni in Italia a mangiare e quello che mangi in Canada, per esempio? Guarda, tutti i prodotti che si trovano qui si trovano in Canada. Mamma è una grande cuoca, però il sapore, anche se c'è la pasta del cecco, Mutti può passare, non è uguale. Non so che è, se il sole, l'acqua, non è uguale. Come in Italia non si mangia in nessun posto. E tu ti senti italiano? Certo, 100%. Cioè il fatto che vieni così spesso, il fatto che c'hai casa, il fatto che c'hai tutti i parenti. Io sono italiano, cittadino. Nonostante tu sia nato comunque in Canada. Sì, uno potrebbe dire no, io sono canadese, no, però ho genitori italiani. No, assolutamente, poi i miei genitori non sono mai diventati canadesi, hanno sempre rimasti emigranti, che è raro. E hai pensato che magari ti potresti trasferire definitivamente in Italia? Ogni giorno, perché lì sto un po' ancora in pericolo, ogni giorno, però è duro quando sei immigrante o figlio di immigrante, c'è un piede qui e un piede lì, amici. Certo, sei cresciuto di là, perciò abbandonare, lasciare tutto di là non è facile. L'italiano è un popolo accogliente, mi sento a casa qui. Tu mi dicevi, adesso stavamo qui alla stazione Termini, no? È una delle zone più nevralgiche di Roma, nel senso qui succedono i fatti di microcriminalità più frequenti perché è facile, vedi, tanti turisti passano, tante persone indifese, tra virgolette, oppure non accorte, no? Col portafoglio fuori, tanti soldi. Tu mi dicevi che hai notato una cosa che manca, cioè voi avete le famose pattuglie a piedi. Sì, il poliziotto dei quartieri a piedi, che qui non si vede. Cioè il classico poliziotto che adesso, mentre noi parlavamo, si faceva una passeggiata 2 o 3 volte, ci vedeva. Parla che i commercianti, che i turisti, è la presenza della polizia. Ok, farsi vedere proprio su strada e dire oh, come va? Va tutto bene al bar? Bene. Voi che state a fare casino? Perché qua per terra c'è sta un portafoglio e si allertava. E capito? anche parlare con i senza tetti, ognuno di noi abbiamo una storia. Certo. Sono esseri umani. Loro Noi cerchiamo sempre di portare le storie dei senza tetto perché crediamo che raccontandole nel bene o nel male si crei un collegamento anche visivo tra la gente che passa, e sta cosa ha aiutato tantissimo perché noi alcuni senza tetto, adesso te ne cito uno, Vincent ormai non è una star, è una persona che una volta aveva difficoltà a relazionarsi con tutti, ancora oggi quando beve diventa un po' aggressivo, però le persone lo conoscono perché lo vedono nei nostri video, e lui è il senza tetto che però è riconosciuto come una persona con la quale si può parlare. Io vi do un esempio, a Montreal negli anni 90 c'era un senza tetto ritrovato morto e aveva solo lui $200.000 contanti. Era il fratello di Steven Spielberg. Ah, il fratello di Steven Spielberg era un senza tetto. E nessuno sapeva dalla polizia, dopo si è scoperto. Allora ci sono medici, avvocati, non crediamo che sono tutte gente da poveri, sono gente che è andata male la vita, professori, dottori, avvocati. Fratello di uno dei registi più famosi a livello mondiale e che c'ha anche i soldi, stesse per strada e nessuno l'avesse riconosciuto, nessuno avesse avuto l'idea di chiedergli chi sei, che fai, come sei finito per strada. C'era un altro, si chiamava Danny O'Connor, al centro di città un piccolo, era campione canadese, il pugile degli anni 50. E era finito per strada? Per strada, giocatore dell'hockey per strada. Allora, ma è facile in Canada, per esempio, finire per strada? Sì, come qui, come in Italia, è facile. Un sbaglio che fa, o la droga, o un divorzio, una depressione. L'essere umano è fragile.
Come sono le carceri canadesi? Guarda, carcere sono carcere. Io quando andavo a fare un interrogatorio non è bello stare carcerato, 24 su 24, 23, e sono violente perché molte razze e nei carceri ci sono gang, gruppi di esattamente Come fuori? Sì, non è il direttore dei carceri, il guardiano che controlla, loro fanno legge. Comandano loro all'interno. E le carceri sono sovraffollate in Canada? Sì, sovraffollate. Ah, ok, io pensavo invece fossero... Come negli Stati Uniti è uguale. Ma esiste un percorso anche, diciamo, di recupero all'interno del carcere canadese o È basato sulla volontà? sulla riabilitazione. Ok, Però quando escono il 80% rifanno i reati. è reato. Allora E non c'è un modello Perfetto. a questo punto di vista. Negli Stati Uniti si parla molto della sanità, Sì. il fatto che la sanità sia difficile a pagamento, se uno non ha i soldi per pagarsi un'assicurazione sanitaria o comunque è difficile essere curati. In Canada invece il modello è molto simile all'Italia. sì, che non funziona bene adesso, però l'Italia ancora lì è secondo nel mondo dopo la Francia, il sistema sanitario. Quell'altro giorno stavo in un bar e qualcuno stemava, si lamentava che ha aspettato 2 ore a pronto soccorso. In Canada aspetti 18 ore, 20 ore, è normale. Allora, Perciò anche noi in Italia abbiamo dei disservizi, però come mi hai detto tu, la sanità italiana è seconda nel mondo. Io non lo sapevo. Se vai sull'OMS, Ah, sull'OMS, perciò voi capite, Mondiale ce lo della deve Sanità. dire un poliziotto canadese che l'Italia è la seconda del mondo. E quello che mi disturba di più degli italiani, anche io, il lamento, si lamentano sempre. Essendo italiano, lo so che sono fatto così, ma lo straniero, l'americano, dice veramente così Italia. Perché a forza di lamentarsi poi trasmettono la negatività. Succede un omicidio a Milano, ne parlo per un mese qui in Italia. Succede un omicidio negli Stati Uniti, neanche se ne parla. 10 minuti e basta. Sì, è la normalità. Infatti mia madre che ascolta sulla televisione italiana, la RAI in Canada, quando sta lì, crede che qui in Italia ci sono gli omicidi dappertutto. Dico guarda, non è così. È una metà del Canada. Guardando la TV italiana sembra più grave la situazione che in Canada, mentre in Canada si sente meno parlare di problemi eccetera, nonostante sia il doppio di criminalità, come mi dici tu. Ti do un altro esempio, la metropolitana in Canada ogni giorno, ogni 2 giorni si ferma e annunciano al pubblico c'è stato un incidente, 9 su 10 è un suicidio. Dopo il Belgio e il Quebec, dove siamo noi, suicidio è tanto alto. E questa alta incidenza secondo te da che cosa può dipendere? Un studioso inglese, l'italiano, razza latina, si canta, si sfoga, parla qui al bar. L'americano non può fare quello che facciamo noi, cantare, non sa usa. Allora mantiene tutto dentro. Mantiene dentro e poi scoppia. Hai capito? O comunque non manifesta una depressione, piuttosto che la tiene tutta nascosta e poi tutto insieme gli cade il mondo addosso. Questo tuo punto di vista, che essendo tu italiano, canadese, avendo vissuto sulla strada, avendo visto la criminalità, avendo visto tutta una serie di cose, riesci dopo tanti anni di servizio a restituirci uno spaccato anche del nostro paese, che non è da poco. È bellissima, l'Italia è bellissima, solo che deve smettere di lamentarsi e promuovere di più il Made in Italy, tutto quello che fa l'italiano è meglio. Cioè noi svalutiamo tanto quello che abbiamo alla fine, quando potrebbero essere delle eccellenze, ma poi me l'hai detto anche tu, cioè già solo il cibo potremmo essere veramente numeri uno, macchine e motori tante le abbiamo perse, altri brand li abbiamo persi. Però la Fiat ha comprato anche la Chrysler. Chi sa pensava quello 40 anni fa. A questo punto ragazzi, se avete domande, se volete dire la vostra, scrivetelo qui nei commenti. Noi con Pietro possiamo pure rivederci, tanto resta in Italia ancora un pochettino per poi ritornare al paese, in Canada, e da questo punto di vista secondo me potrebbero venire fuori tanti spunti interessanti. Allora vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!